Per quanto ci abbia pensato non sono riuscita a trovarlo. Forse se avessi dovuto tenerlo io un nome lo avrebbe già. Ricordi quando arrivammo qui la prima volta? Mi parve un sogno. Oh, ecco come potrei chiamarlo, su. Strano nome per un cane da caccia. No, è meglio che tu lo lasci scegliere a Bingley. Per i cacciatori i cani sono sempre una cosa seria. Ne sono certa. E per questo sai che ho pensato di regalargli un cane. Mi è parso il modo migliore per dirgli bentornato, Charles. Guarda, Lizzie, è arrivato! Non avrei creduto così presto. Sono tanto contenta per te, Jenny. Oh, io ne ero certa, sai? Carol me l'aveva detto. Soltanto pochi giorni per affari. Su, coraggio. Chissà se è arrivato anche il signor Darcy. Spero di no. Buongiorno. Buongiorno. Sono le signorine Bennet. Oh, mie care, avevo proprio intenzione di fermarmi a salutarvi prima di partire. Partire? Sì, per Londra, tra poco. Come? Anche lei, così all'improvviso? Beh, mio fratello mi ha scritto che i suoi affari lo tratterranno ancora per molto tempo e allora lo raggiungo, non posso restare sola qui tutto l'inverno. Ma vuol dire che non tornerete prima di 6 mesi? 6, 10, non so di preciso. Charles non dice nulla nella lettera. Ha scritto qualcosa per me? No, cara, no, sa, un biglietto di poche righe. Andiamo, Jenny. La signorina ha molta fretta, non è il caso di trattenerla più a lungo. Ho ancora tante cose da fare. Sì, ma non voglio salutarvi qui. Passerò da casa vostra con la carrozza. Così avrò il piacere di vedere anche la cara signora Bennet. Bene, allora più tardi. Oh, che carino. È del babbo. È proprio carino. A più tardi. Non capisco. Ma perché poi? Perché? Lo so, cara, hai ragione. Ma credimi, non ne vale la pena. Questa gente non ti merita. Sono dei presuntuosi, egoisti, incapaci di un affetto sincero. Ma non mi importa niente degli altri. A lui lo amo. Oh, Lizzie, lo amo. Lo so, tesoro mio, lo so. E sfogati pure a dirlo, gridalo se vuoi. Io ti ascolterò sempre, tutte le volte che sentirai il bisogno di dirlo. Ma dovrai dimenticarlo. Non ho nessuna intenzione di dimenticarlo. E poi, anche se volessi, non ci riuscirei. Tu dici che sono egoisti, presuntuosi. Ma lui non è mai stato così. Mi ha sempre parlato in un modo che non lasciava dubbi sui suoi sentimenti. Ecco, adesso capisco perché quella sera mi disse che qualunque cosa fosse accaduta avremmo dovuto aspettarci sempre. Ma io l'aspetterò. Lizzie, l'aspetterò. Auguri con tutto il cuor, auguri di bene e di pace ognor. Brindiamo con te, brindiamo per te, felicità. Evviva! Viva la sposa! Cari, quanto mi sento commossa. Mi pare di averlo dato la luce io questo matrimonio. È stata una gravidanza un po' veloce, deve essere un matrimonio settimino. Oh, coraggio, sia forte. Vede com'è felice Lady Lucas. Lo so, ma per noi padri è un'altra cosa. Il mio regalo di nozze lo conoscete. Vi presenterò a corte. Bella idea. Non ho mai visto un regalo di nozze più nobile e più economico. Auguri! La mia gratitudine, signori, si accresce enormemente di fronte a tanta benevolenza. Cugino Bennet, signora, riceverete presto da me una lettera di ringraziamento per le numerose prove di stima e considerazione che avete voluto darmi in questi ultimi tempi, per me particolarmente importanti. E non ho voluto mancare nell'intraprendere il viaggio, non lungo in verità,
che dovrà portare la mia dolce sposa nella sua nuova e dolce dimora, di fermarmi in questa bella e solida casa per esternarvi la pienezza della mia riconoscenza grazie, Cugino, grazie. Con 2 sole parole, è riuscito a dare il vero significato di un sentimento. Vorrei ancora dire... Su via, caro, si farà tardi, la carrozza aspetta. È giusto che prima di sera vorrei presentarti a Lady Catherine. Ma come mai Jenny e Elizabeth non sono ancora ritornate? Non lo so, cara, abbi pazienza. Sai, poverette, non pensavamo che partiste così presto, all'alba. Ma verranno presto, stai tranquilla. Sorella mia, e pensare che una persona così fine sarebbe potuta toccare ad Elizabeth. Le ha fatto la dichiarazione in questa stanza, lei l'ha rifiutato. Oh sì, è una gran perdita. Felicità! Auguri, felicità. Intanto questa casa sarà sua. È tutto per colpa della tua Elizabeth. D'accordo. Ma neanche la tua Jenny mi pare che sia arrivata a un risultato più positivo, tranne quello encomiabilissimo d'aver messo in fuga un brillante giovanotto che, come avevo previsto, era venuto qui unicamente per andare a caccia di quaglie. Sì, vabbè. Jenny non ne ha colpa. Lei l'avrebbe preso, signor Bingley, se avesse potuto. Non ha rifiutato una domanda di matrimonio, lei, mentre quella sciagurata... Via, smettetela di dare spettacolo. Eccole che tornano. Ma che ha, Jenny? Ah, caro, mi spiaceva andarmene senza salutarti. Anche ora che sono sposata resterai la mia più cara amica, vero Elizabeth? Oh, certo, cara. Verrai ancora a trovarci e staremo insieme. Lo spero di sì, ma tu intanto mi scriverai spesso, ci conto. Senz'altro. E senti, vorrei chiederti ancora una cosa. In primavera papà verrà a stare un po' da me e promettimi che ci verrai anche tu. Beh, è un po' presto per decidere. No, ti prego, devi promettermelo ora. Beh, verrò. Scusami, sai, di tutto. Non equivocare quello che ho fatto. Salveremo la nostra amicizia, vero Lisi? Certo, cara. Ma promettimi di non parlare mai più di tutto questo. E lei, tenente? Mi scusi. Non si commuove ai matrimoni? Ah no, poi io ho troppo da pensare al mio. Ah, perché? Conta di sposarsi presto? Prima o poi. Noi uomini, per quanto amiamo la libertà, siamo tutti terrorizzati dalla solitudine. E quando si sente di avere incontrato l'ideale della propria vita. Caro Wickham, non la promuoveranno mai se passa il suo tempo di salotto in salotto invece che alla guarnigione. Ma per la verità non è che in questo momento la carriera militare sia al centro dei miei pensieri. Io sono preoccupato di ben altro. Preoccupato? Posso crederle in tutto e forse le ho già creduto fin troppo. Ma non riesco assolutamente a vederla in questa parte. Com'è facile per una donna dal suo fascino prendersi gioco di un uomo innamorato. Non dica sciocchezze, Wickham. Capisco. Ma certo è più semplice e più piacevole lasciarsi corteggiare da gentiluomini impigriti su patrimoni che si tramandano di generazione in generazione. E infatti che cosa può offrire uno come me se non la purezza di un sentimento e l'onestà di un proposito? Vorrei tanto crederle, Wickham, ma ho paura. Elizabeth, La prego, ci stanno osservando. quando potremo parlarci liberamente da soli? Non oggi, Wickham, mi scusi, ma mia sorella non sta troppo bene. Ho una cosa da nulla, ma desidero farle compagnia. Mi scusi. Senta, zia, vuol venire un momento da Jenny, per favore? Ah, sì, cara. Scusate. Ma che è successo? Mi è passato il batto. Venga, le spiegherò. E con questo Wickham, come vanno le cose, eh? All'aria di chi sta per decidersi al grande passo. Ma no, zia, che dice? Non è di me che dobbiamo preoccuparci, venga. Mia povera amica, come ti compiango. Non vorrei essere nei tuoi panni, perdere da un giorno all'altro la tua unica figlia. Chissà da domani come ti sentirai sola, eh?
Tu sei fortunata che hai 4 figlie e prima che tu possa sentirti in solitudine. Verrò spesso a trovarti, cara. Mi terranno compagnia le tue bambine. Grazie. No, bambina mia, questo non è un modo ragionevole di prendere le cose. Su, caro, vieni qui, smetti di piangere. Chi su. piange? Ma non sarà la prima volta che un giovane si innamora di una bella ragazza per una settimana e poi la dimentica appena è lontano da lei. Sì, ma non è questo il caso di Jenny, gliel'ho detto. È accaduto qualcosa che non riusciremo mai a spiegarci. Sembrava così profondamente innamorato, mi creda. Innamorato? È un'espressione che si usa con troppa facilità, anche per sentimenti in realtà molto superficiali. No, zia, se fosse così non proverei tanto dispiacere. Jenny ha ragione. Beh, da quando è partito ho scritto una sola volta i primi giorni. Ma quando era qui, ad ogni loro incontro la cosa era sempre più evidente. Il signor Bingley sembrava non accorgersi più di nessun altro. A un ballo offese persino 2 o 3 signorine per non averle mai invitate. Beh, allora, se è come dite, bisogna pure fare un tentativo. Oh, certo! Ma quale? Se è vero che c'è qualche cosa che non capite, a meno che qualcuno interessato non abbia messo in giro delle calunnie. E chi potrebbe dir male di Jenny? Beh, comunque, sia quello che sia, l'unica cosa da fare è puntare direttamente su di lui, scavalcando tutti gli altri. Su, cara, vieni qui. Prendi un bel foglio di carta e scrivi. Non rientrerà molto nelle convenienze, ma non importa. Senza un po' di ardimento, una fanciulla non si sposerebbe mai. Anche in amore, sai? Occorre l'alta strategia. E gli ufficiali di merito me ne hanno insegnata tanta. Su, cara, scrivi. Da Longbourn, 28 settembre. Gentilissimo signor Bingley. Sono ormai trascorse 3 settimane dalla sua carissima lettera e non riesco a spiegarmi. Dopotutto, nella tutela di mia sorella c'entri anche tu. Non vedo perché non dovrei chiederti consiglio. No, ma non è che non dovresti, il fatto è che consigli tu sei sempre più disposto a darne che a riceverne, per questo mi stupisco. In fondo si finisce sempre col fare quello che vuoi tu. Confessa che questo ti fa un gran piacere. Come, perché? Perché sei un pigro. Ecco perché. E poi, come vedi, non è colpa mia se vengono a chiedermi consiglio anche quando non vorrei darne. È suo fratello, signorina, non il mio. Ma che cos'è, un complotto? Può darsi, ma a fin di bene. Chi dei due è il vincitore da sfidare? Per ora vinco io. Ah, Carol, non ho trovato posto nel mio studio, non c'è nulla per me. Da Longbourn forse Charles? No, niente, caro, niente. Ah, adesso capisco il complotto, Darcy. E non mi piace. Neppure a me. A certe volte bisogna saper guardare alla sostanza, non all'apparenza delle cose. Spiacente? Ho vinto. A te, Charles.
Jenny. Ah, Lizzie, è già ora? Sì. Sir Lucas è arrivato e giù che mi aspetta. Senti, Jenny, ti supplico ancora una volta, vieni via. Oh, Elisabetta, sai bene che non ce la farei. Ma sì, invece hai assolutamente bisogno di un po' di distrazione. Sempre qui con lo stesso pensiero finirei con l'ammalarti. Ma io sto bene, credimi. E poi è tanto bello qui ora che è primavera. E io l'ho attesa tanto. Sì, ma ora che è arrivata, continuo ad attendere ciò che invece non verrà mai. Perché tu credi che io... Ma che dici, Lisi? È una cosa finita da un pezzo. È vero, per un po' ho sperato che mi rispondesse. Ma poi, con la speranza si è spento anche il desiderio. Ma come vuoi che ti creda? Ma ti sei vista? Hai fatto un faccino. Povera la mia Jenny. No, devi assolutamente venire. Vedrai, staremo magnificamente. Charlotte in fondo ci vuol bene. E poi ci divertiremo alle spalle del cugino Collins, eh? Signorina Elizabeth! Vengo subito, Sir Lucas! Bene, Jenny, sei ancora in tempo, basta tu prenda un mantello. Il resto ce lo faremo mandare. Su via, Jenny, fammi questo regalo. Oh, è inutile, Lisi, non insistere. Oh, scusami, cara. Tu sei tanto buona con me che puoi certo capire. Non c'è altro posto al mondo dove potrei stare meglio di qui. Sì, per tormentarti. Oh, no, credimi, io ho bisogno solo di un po' di riposo. L'ha detto anche il dottor Jones, no? E poi qui ho tutto quello che posso desiderare. Vedrai, quando tornerai mi troverai cambiata. Te lo prometto. È solo questione di volontà. Oh, cara. Signorina Elizabeth! Vorrei tanto restare qui con te. No, vai, per me non c'è nulla da temere. Tornerò il più presto possibile. Divertiti invece. E porta i miei saluti a Charlotte. Gentilissima signorina Jenny, sono veramente spiacente che affari importanti mi trattengano a Londra più del previsto. Dovrò perciò rinunciare, almeno per ora, al piacere di tornare a Netherfield, contentandomi di rivivere nel ricordo le belle ore trascorse con lei e le sue simpaticissime sorelle. Creda però che non appena mi sarà possibile, appagherò il desiderio vivissimo di lasciare questa città, che non mi è mai apparsa tanto noiosa come in questo principio di autunno. Nella speranza, dunque, di poterla presto rivedere, la prego di accogliere i sensi della mia profonda e sincera amicizia. Suo devotissimo Charles Bingley. Come mai, tenente? Ho saputo all'improvviso della sua partenza. Anche se lei non ha ritenuto opportuno farmi avvisare, per nessuna ragione al mondo avrei potuto fare a meno di venire a salutarla. Mi ero già ripromessa di scriverle appena arrivata da Charlotte. Non è la stessa cosa. Mi dica la verità, Elizabeth. Sono forse io la causa di questa sua partenza improvvisa? Oh, Wickham, lei sarebbe davvero l'uomo più adorabile del mondo se non si credesse sempre al centro dell'universo. No, stia tranquillo. Lei non ha colpa alcuna. Non potrà negare che in questi ultimi tempi i nostri incontri si sono fatti sempre più rari. C'è fra noi un disagio che non avevo mai conosciuto e che paralizza ogni mio slancio. Forse perché i suoi slanci più o meno sentimentali hanno trovato in questi ultimi tempi obiettivi ben più allettanti. La signorina King ha molte doti e molte attrattive che io non posseggo. Prima fra tutte quella incantevole di possedere 10.000 sterline di rendita all'anno.
come l'hanno informata male, Elizabeth. D'altra parte lei deve comprendere che, pur mostrandomi della simpatia ed accogliendomi sempre con la maggiore sincerità, lei non è mai uscita dal riservo più controllato e da un tono di amicizia così generico. E questi, che normalmente vengono giudicati i pregi maggiori di una donna, lei li considera motivi sufficienti per far cessare le sue tensioni nei miei riguardi e corteggiare apertamente la signorina King? Lo sa che queste sue parole mi lusingano molto? E hanno tutto il sapore impreveduto di una scena di gelosia. Che peccato che lei parta proprio adesso, Elizabeth. Che strano. In questi ultimi tempi ho conosciuto 2 uomini, per motivi differenti, enormemente presuntuosi. Uno per il proprio rango, l'altro per la sua bellezza e il fascino della sua divisa. Sono ben lieta di mutare ambiente per un po'. Grazie al cielo vado a trovare un uomo che non ha nessuna qualità piacevole. Non ha né belle maniere, né intelligenza, né gradevolezza d'aspetto. Dopotutto, gli uomini sciocchi sono i soli che valga la pena di conoscere. Elizabeth, Sir Lucas ti sta aspettando da un'ora. I cavalli sono già stanchi prima ancora di partire. Grazie. Grazie di essere venuta, colonnella. Buona fortuna, Wickham. Buon viaggio, Elizabeth. Vengo subito, Sir Lucas, eccomi. Caro Wickham, credo sia giunto il momento di riconoscere che ha perduto la sua scommessa sulla signorina Elizabeth. Niente affatto. Io avevo scommesso sulla signorina Bennet, ma non ho mai specificato quale. Ce ne sono altre 3. E una è davvero deliziosa. Ecco qui. No. Più in qua. Ecco, così si vede bene, eh? Prego, guardate, signorina. Grazie. Ammiri che marmi, che statue. Ma io non vedo niente. L'occhio sinistro, chiuda l'occhio sinistro. Ah, sì. Non è meraviglioso? Una bella casa. Casa? Non c'è villa più imponente in tutta la contea. Guardi lei, Sir Lucas. Ah, sì, imponente, veramente imponente. In tutto degna di chi la abita, non vi pare? E il parco? Guardate il parco. Arriva sin qui e noi vi abbiamo libertà di accesso. Quando Lady Catherine compie la sua quotidiana passeggiata la si può vedere benissimo. Non che io abbia l'ardire di farlo, naturalmente. Ed ora per di qua, prego, avrò l'onore di mostrarvi l'interno della casa. Faccio strada. Ma prima di varcare questa soglia, consentitemi di porgervi il mio augurale benvenuto e di esternarvi la mia riconoscenza a nome di mia moglie e mio, prego. Scusate. Di luce ce n'è quanta se ne vuole. Molto bellino. Sì, bello, bellissimo, ampio, spazioso. 12x4 con il caminetto. Charlotte, mia cara, mostra la poltrona che Lady Catherine si è degnata di regalarci. Fai tu, caro, fai tu. Vorrei offrire loro qualche cosa. Vieni, Elizabeth. Sì. Giusto. Un piccolo rinfresco. Abbiamo sciroppo di mele, ribes, chartreuse, rosolio. Venga, Sir Lucas. Venga a provare questa poltrona e mi dica se non è di un'estrema comodità. Questa? Sì. Sua signoria, se n'è privata lei personalmente? Ho visto qualche cosa di simile solo a Palazzo San Giacomo. Ma questo è nulla. Guardi il retro. Guardi il retro. Si alzi. Si alzi. Non è nulla, si rimette così. Ecco. Guardi che intarsio. Peccato che stando di dietro non si veda. Già, bisognerebbe tenerla sempre girata. Papà?
E tu, caro, ne prendi? Veramente devo ancora scrivere il sermone, ma in onore degli ospiti, a Lady Catherine de Bourgh. Buono, eh? Squisito. Vieni, Elizabeth. Ti mostro la tua stanza. Sì. Vada pure al piano superiore. Vedrà che mia moglie ha tutto ciò che una donna può desiderare. Non ne dubito. Mi dica, mio caro genero, ma questa Lady Catherine è veramente tanto generosa? Oh, come si può dubitarne? Ci invita a pranzo 2 volte all'anno e quando non lo fa devo dire che non manca mai di far giungere in questa casa qualche segno della sua benevolenza. Come la poltrona? No. Voglio alludere ai prodotti delle sue fattorie, primizie, raffinatezze. Allora. Beh, tuo marito ha ragione. È tutto molto carino qui. Sì, certo. Ma raccontami le novità di Longbourn. Il tenente Wickham è sempre innamorato di te. Ma non lo è mai stato. Ora sta facendo la corte alla signorina King, che erediterà 10.000 sterline all'anno. Non lo credevo così interessato. Perché? Mi sembra logico che si preoccupi del proprio avvenire. Dopotutto, visto che è stato spogliato della sua, è giusto che cerchi di godere dell'eredità degli altri. Ma parliamo di te piuttosto. Dimmi, ti trovi bene? Sei felice? Cara, felicità è una parola grossa. Tranquilla, questo sì. D'altra parte sapevo già quello che mi aspettava quando ho deciso di sposarlo. E mio marito, credimi, quando siamo soli è migliore di quello che sembra. È tanto buono, sai. Sono contenta per te, Charlotte. E il signor Bingley è più tornato a Netherfield? No, e non ha neppure... Lizzie, vieni presto, guarda. Pastore Colli, entra. Non dirmi che quella vecchia signora... Ah, no, quella è la governante. L'altra è la figlia di Lady Catherine. Guardalo, ti prego, che cosino. Chi l'avrebbe mai pensato che fosse così piccola e rinsecchita? Veramente bruttina. E sai a chi è destinato secondo gli alti intendimenti di sua madre? Al signor Darcy. Ah, allora mi piace. Con quell'aria bisbetica e bigliosa andrà benissimo per lui. Sarà la moglie ideale. Se la merita proprio, guarda. Questa sera, Sir Lucas, questa sera. Io immaginavo che dopo la funzione sua signoria ci avrebbe invitato al castello per farci conoscere i nostri ospiti, ma così subito. Chi avrebbe mai osato sperarlo? Che onore, veramente che onore. Mandare qui personalmente la sua figliola per invitarci a pranzo questa sera stessa. Ma è naturale. Avrà saputo che io vado sempre a corte. Cara zia. Colonnello, vi siete fatto attendere. Perdonatemi, cara zia, ma ho voluto togliermi di dosso la polvere del viaggio prima di rendere omaggio a una bella donna come voi. Non dite sciocchezze appena arrivato. E sedetevi. Grazie. Anzi no, restate in piedi e datemi il braccio. Voglio un po' vedere che cosa mi stanno combinando di là. Mi hanno detto che siete giunto solo. Io attendevo anche vostro cugino Darcy. Sì. Abbiamo fatto il viaggio insieme fino a Longbourn, sì. E poi là egli mi ha detto di proseguire, forse aveva qualche affare da sbrigare, ma naturalmente sarà qui per l'ora di pranzo. Il solito maleducato. Speriamo che arrivi in tempo perché abbiamo ospiti stasera. Ah, interessante. No, non vi emozionate, non è il caso.
Proprio niente di interessante. Il pastore della mia parrocchia è un autentico imbecille, ha dei parenti in casa e io sono curiosa di vedere che razza di gente è. Voi vi metterete lì. Darsi qui, se verrà. E qui la mia Annie. Il pastore lo metteremo laggiù a capotavola. Forse per l'emozione mangerà un po' meno. Sentite, colonnello. Sì? Io voglio chiedervi una cosa e vi ordino di rispondere con la franchezza che non vi è abituale. Sì, mio generale. Siate serio. Non abusate della simpatia che ho per voi. Voi state sempre con lui, quindi dovreste saperlo. Dite un po', Darsi non ha per caso qualche... Ah, ho capito. Voi volete da me il solito rapporto. Ebbene, mio generale, novità NN. Io posso garantirvi sul mio onore che nessuna fanciulla occupa i pensieri del vostro bene amato nipote Darsi. Bene, meglio così. Del resto, se fosse altrimenti, ci penserei ben io a distruggerli. Il pastore Collins. Eccoli. Sarà una serata noiosissima, colonnello, ve l'assicuro. Bene, mamma. Bene, cara. Un'esecuzione perfetta. Non trovo un aggettivo migliore. Perfetta. Sedete e tacete. Conoscevate questo pezzo, signorina Bennet? Sì, signora. L'ho suonato io stessa più volte qualche anno fa. Ah, perché poi voi avete smesso di suonare? Di studiare? Sono andata avanti. Quanti anni avete, signorina? Con 3 sorelle già grandi non sono troppo disposta a confessarlo. Siete tanto giovani che non avete nessun bisogno di nascondere l'età. E le vostre sorelle studiano il cembalo anche loro? Sì, una soltanto e non molto bene, a dire il vero. Come tutti i dilettanti, del resto. Male. Tutte avreste dovuto studiare musica. Le signorine Webb sono 5 e studiano tutte e 5. Sì, è vero, le conosco. Ottime parrocchiane. Zitto. Eppure il signor Webb ha una rendita che presta poco, deve essere quella di vostro padre. Studierete almeno il disegno? No, per nulla. No? Vabbè, molto strano. Già, forse non avrete avuto la possibilità di... Avrebbero dovuto accompagnarvi a Londra per farvi istruire un po'. Ci sono degli ottimi maestri a Londra. La mamma non avrebbe chiesto di meglio, ma il babbo non può soffrire l'aria di città e... La vostra istitutrice? Istitutrice? Non l'abbiamo mai avuta. Come? Niente istitutrice? Ma com'è possibile? Io non ho mai sentito una cosa simile. Sapeste, Lady Caterina, quante volte io l'ho consigliato al caro Bennet, ma non mi ha mai dato ascolto. Signora Collins, se avrete dei figli prenderete subito un'istitutrice, vero? Sì, signora, sicuro, subito. E li manderemo a Londra a studiare disegno. Non vedo come tutto questo sia indispensabile. Le mie sorelle ed io abbiamo avuto tutti i maestri che sono stati necessari e chi di noi ha voluto istruirsi seriamente ha potuto farlo benissimo. E molto più simpaticamente, senza imposizioni. Mi meraviglia molto questa vostra anarchia familiare. Io ritengo che per l'istruzione sia assolutamente necessario un insegnamento sistematico e regolare. Certo. Giusto, giustissimo. Zitto.
E forse qualcuna delle vostre sorelle minori va già in società? Sì, signora, tutte e 3. Tutte e 3? Oh, stranissimo. Le minori vanno in società prima che la maggiore sia sposata. Ma è ben triste per delle sorelle minori non partecipare a balli o a ricevimenti solo perché la maggiore non ha l'occasione o il desiderio di sposarsi presto. L'ultima ha uguali diritti della prima, non le pare? Essere sacrificati in nome di principi ormai superati non credo sia il modo più adatto a sviluppare l'amore fraterno e i buoni sentimenti. Signorina Bennet, siete molto esplicita nell'esporre le vostre opinioni. Sua signoria non ritiene giusto il momento per congedarci? Tacete, sedete! Ci penserò io a mandarvi via quando sarà venuto il momento. Voglio fare una partita. Mamma, vorrei chiederle il piacere di ritirarmi, sono un po' stanca. No, non mi sembra affatto. Temo anche di avere un po' di febbre. Non dire sciocchezze. Stai benissimo. Tua madre sa sempre quello che fa. Resta ancora qui fin quando verrà il cugino Darcy. Va, cara, va a prendere le carte. Il ritardo di vostro cugino comincia a diventare insopportabile. Ma insopportabile per chi? Andiamo di là. Avanti. Posso farle i miei complimenti, signorina? Certo, anche se non immagino perché voglia farmeli. Lei ha tenuto testa agli zii in una maniera veramente sorprendente. Le assicuro che io non ho mai assistito a una schermaglia così emozionante. Lady Catherine non ama molto essere contraddetta, vero? No, al contrario, anzi lo detesta. E il guaio è che nessuno osa farlo, neppure mio cugino Darcy, che pure il suo beniamino, e non è certo la dolcezza in persona. Ah sì? Mi piacerebbe molto vedere sua zia metterla a posto come il pastore. Sedetevi, signor Darcy, tacete! Gli starebbe bene essere comandato a colpi di ventaglio. Si direbbe che David non le sia molto simpatico. Ad essere sincera, non molto. Invece David ha tutt'altra opinione di lei. Perché? Le ha parlato di me? Ah sì, spesso. E con un tale entusiasmo che soltanto ora che l'ho vista posso riuscire a comprendere. Impossibile. Se lei vuole essere galante con me, faccia pure, ma non coinvolga altre persone. Ma io le assicuro che... Ma cosa avrete mai da parlare tanto? Smettetela, no? Tanto più che da qui non riesco a sentire niente di quello che dite. E ciò mi è insopportabile. Venite piuttosto a giocare a posto del pastore che non sa. No, perdonatemi, cara zia, ma io volevo chiedervi il permesso di accompagnare la signorina nel parco. Nel parco? A quest'ora? Andate dove volete. Ecco, continuate a distrarmi. Tocca a voi, reverendo. Visto che cosa vuol dire non essere stata allevata da un'istitutrice? Ora è lei che ha osato contraddirla. Ma ci sono delle circostanze in cui vale la pena di correre qualche rischio. Signorina, lei potrebbe darmi delle preziosissime lezioni di coraggio. Sì, perché io sono certo che sarei un ottimo allievo e queste lezioni mi sarebbero molto utili, molto più utili dei 15 anni che io ho trascorso in India. Oh, caro David, ci hai messo del tempo per arrivare, eh? E tua zia ci sta facendo fare le ore piccole per aspettarti, la troverai fuori di sé. Signorina Elizabeth, oso sperare non si sia spazientita anche lei nell'attesa. Io? Signor Darcy, non vorrà farmi il torto di credere che io stia qui aspettando lei? Ottima risposta. Guarda, ti avviso che la signorina questa sera è in una forma smagliante. Ha disarmato Lady Catherine alla prima stoccata. Ma io non ho armi e soprattutto non ho alcuna intenzione di ferirla. Dica piuttosto che di solito preferisce non incrociare i ferri e abbandonare il campo. Frank, vuoi essere così cortese di avvertire Lady Catherine che sono arrivati in quest'istante e che sarò subito da lei? Vado, però non è buona norma licenziare il direttore di scontro quando si ha di fronte un avversario così esperto. No. Signorina Elizabeth, volevo darle notizie della sua famiglia. Stanno tutti ottimamente e la salutano. Come? Lei è stata a Longbourn? Sì? A casa mia? Sì? Aveva forse un messaggio del signor Bingley? No, nessun messaggio. Volevo soltanto salutare lei e non sapevo che fosse qui. Salutare me?
Con 7 mesi di ritardo, signor Darcy, visto che quando partì da Netherfield se ne dimenticò completamente. Dov'è questo grandissimo screanzato? Ah, è qui? Sì. Darcy. Eccomi, zia. Il risultato di quest'altro scontro? Una grande meraviglia. Il soggiorno londinese deve avergli fatto bene. A prima vista sembra diventato perfino una persona civile.